nostro arcangelo ci segue sempre. Ciao a tutti, ci troviamo a Roma in un luogo particolare, la chiesa del suffragio nel Lungotevere, e c'è questa chiesetta straordinaria con un'estetica straordinaria che ricorda un po' da piccolo il Duomo di Milano per le sue bellissime guglie. E siamo venuti qui perché, ripeto, questa è una chiesa veramente affascinante e particolare, e non solo per le sue opere d'arte, più che altro sconosciute, ma anche per quello che vedremo qui alle mie spalle, dove mi sto dirigendo, perché c'è un piccolo museo delle anime del Purgatorio, si chiama così. All'ingresso, come un po' a dare più significato a quello che stiamo vedendo, c'è una bellissima immagine dell'Arcangelo Michele che ci accoglie e ci introduce in questo mondo dell'aldilà molto particolare. Infatti Michele Arcangelo, secondo la tradizione cattolica, pesa le anime, introduce le anime a quello che sarà il loro destino futuro. Questa è originaria, come se aveva un vulto, questa era la parete della... Sì, posso riprendere sì, prego. anche questo. E questa è fatta sotto, questo è un pezzetto. Dunque, questo, riprendi amore. È originaria, non è pittura, non è... Sì. È un pezzetto della chiesa vecchia. Allora, stiamo vedendo quello che rimane di un particolare evento del 1897 che si è verificato in questa chiesa, e cioè un incendio, un piccolo incendio localizzato, ma però mentre che accadeva questo, la gente si è accorta di vedere come dei volti attraverso le fiamme, e quando l'incendio si è spento sembra che sia rimasta un'impronta di questi volti, che infatti è visibile se osserviamo da vicino, avvicinati, osserviamo da vicino questo che rimane della parete originale, e quello sulla sinistra lì. Spegni pure? Sì, perfetto. Allora per rispondere la donna, sicuramente... Sì. Vieni. Questa era la cappella che ha bruciato. Ah, sì. Questa qui era Sì. che è questa qua. Uh-huh. Questa qui. Riprendi, amore, stai... Quella là, è la stessa che era quando... Sì? Lei C'è un po' vedrà, di riflesso. lei vedrà numero uno, che questa è quella. Sì. Aspetta che si vede male. E questa qui è quella... Ah sì, quella che abbiamo visto, esatto. Ecco, si vede il volto di questa persona sofferente. Ossia, questo qua è che ha rimasto, che l'ha bruciata. È Sì, questo. Sì. La stessa qua. Questo era completo. Sì, questa era questa chiesetta. Sì. Ha bruciato, Poi però, è rimasta. sì. Va bene. Volevo capire, la chiesa poi è stata ampliata, allora Sì, quella che infatti, vediamo. Tutto nuovo. Tutta una cosa nuova, sì. Prima c'era questa qua, Sì. adesso è quella gotica. No? E questa è stata ampliata proprio per ricordare questo evento. Giusto per... Sì, perché sempre la preghiera dei defunti. Sì. C'è tanta gente che viene a vedere questo luogo, sì. È affascinante, infatti.
E queste sono tutte testimonianze che sono arrivate dopo invece. No, lei vedi ci sono prima, dopo. Sì, sì. Adesso con calma le vedo Calma. tutte. Grazie. Allora, la prima è questa qua, no? La prima. Ecco la chiesetta, quella antica che dicevamo. Questa è la foto, no, del dipinto che c'è dietro l'altare, che qui è rappresentato meglio con colore. E queste tutte testimonianze scritte, appunto, leggiamo un po' la storia per capire. Iniziamo dal numero 2. L'impronta di 3 dita lasciata il 5 marzo del 1871 sul libro di devozione di Maria Zagato in una parrocchia di Sant'Andrea. Impronta presumibilmente della defunta Palmira Rastrelli, sorella del parroco, deceduta il 28 dicembre 1870, la quale che cosa chiedeva? Chiedeva intercessioni per mezzo dell'amica al fratello. Vediamo il numero 3 se lo troviamo. Eccolo qua. Numero 3. Apparizione nel 1875 di Louise Le Sénéchal, francese, morta il 7 maggio del 1873, apparsa al marito nella loro casa, sì, in Francia in effetti, per chiedergli preghiere lasciandogli come testimonianza l'impronta delle sue dita sul berretto da notte. Anche lei chiedeva sante messe di suffragio. Numero 4, dov'è? Numero 4, ah sì. Questa è particolare, un'impronta di dita infuocate su questo telo bianco. E questo telo si conserva, non si conserva qua in Italia, ma in Westfalia, in Germania. Impronta presumibilmente lasciata dalla mano della defunta Suor Chiara Scholers, una religiosa morta di peste nel 1636. Più in basso, sempre nella stessa veste, si notano altre 2 impronte di dita infuocate, lasciate sempre dalla stessa suora, in un momento successivo. Numero 5, anche in questo caso abbiamo un'impronta di mani infuocate lasciate da una defunta sulla manica della camicia di suo figlio. La madre gli ricordava obblighi di fare delle sante messe sempre in suffragio. A questo punto facciamo una rapida carrellata per non perdere troppo tempo. Ricordiamo solo che quasi tutte queste apparizioni, le apparizioni che precedono queste testimonianze di impronte, chiedevano preghiere e messe di suffragio e poi lasciavano come prova della loro presenza la traccia dell'impronta, impronta infuocata. Perché questo? Perché sembrerebbe che le anime che sostono in questo luogo particolare dell'aldilà provino una sofferenza interiore che sarebbe come un fuoco, e questo è stato spiegato da alcuni santi, tipo la Santa Caterina da Genova, deceduta nel 1515, che dopo una serie di visioni e di risposte, diciamo, dall'aldilà, descrisse quello che accade, cioè l'anima dei defunti è consapevole dell'immenso amore e della perfetta giustizia divina, ma non potendo arrivarci, se non dopo aver espiato, diciamo, soffre per non aver potuto rispondere nella vita in maniera corretta e perfetta a questo amore di Dio. Quindi proprio l'amore stesso verso Dio diventa attesa, un'attesa spasmodica come fiamma che purifica da quelle che dovrebbero essere le scorie del peccato. Alcune di queste apparizioni promisero anche di tornare una volta liberate,
tornare per ringraziamento e per dare consigli spirituali. Una impronta molto particolare, questa della numero 8, particolare perché è stata lasciata oltre 30 anni dopo dalla morte, quindi ha sofferto per tutto questo lunghissimo tempo. Un'altra prova significativa è questa fotocopia di una banconota da 10 lire nel fronte e nel retro, episodio che testimonia quanto accadde tra il novembre del 1918 e il novembre del 1919, periodo nel quale apparvero ben 30 di queste banconote lasciate al monastero di San Leonardo in Montefalco, affinché i monaci pregassero per questa anima defunta. Per quanto riguarda le altre testimonianze incorniciate che qui vediamo, sono oggetto ancora di indagine approfondita, quindi le possiamo tralasciare. La nostra visita a Roma è così terminata, però per concludere questo video niente di meglio che recarci in un altro posto particolare per trarre le dovute conclusioni. Ed è sempre un posto dedicato alle anime, probabilmente anime del purgatorio. Infatti stiamo andando verso il cimitero maggiore di Padova. Certo è che dopo aver visitato quel luogo come questo museo delle anime del purgatorio ci vorrebbe effettivamente una meditazione profonda su quello che è il concetto del bene e del male. E naturalmente sulla nostra vita e su quello che sarà il nostro destino nell'aldilà. E come spesso accade a chi cerca delle risposte, è accaduto anche a me, e cioè all'uscita della chiesa del suffragio, incamminandoci verso il Castel Sant'Angelo, cioè a 200 metri circa dalla chiesa, in un mercatino c'erano esposti dei libri usati, e quindi ecco qua, ho trovato proprio un libro che è utilissimo per l'argomento che stiamo trattando. Ecco, questo è il libro. Giovanni Martinetti è un importante autore di parapsicologia, teologo, ha fatto anche studi da gesuita, e questo testo si trova ancora nel mercato, anche su Amazon, per dire, a vari prezzi da 5-6 euro fino a 10-12. Ed è molto interessante perché, oltre ad avere anche un corpo completo, diciamo, di casistica, ecco, parla di avvenimenti e fenomeni paranormali sia datati sia dei tempi moderni, ecco, come questo capitolo ad esempio sulle bilocazioni anche di personaggi, diciamo, sconosciuti, non solo santi. Quindi molto molto interessante veramente per approfondire questa materia. E dunque una coincidenza veramente incredibile, veramente incredibile. Anche qui ci sarebbe da meditare.
Certo che trattare il tema dell'aldilà, del dopo la morte, non è semplice e non è neanche questo lo scopo del video, però è un argomento sul quale sicuramente ritorneremo anche con l'aiuto di alcuni testi molto interessanti, e quindi arrivederci al prossimo video.